Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi vediamo insieme 8 frasi, 8 espressioni o modi di dire che sono molto usati nella lingua di tutti i giorni. Questi video sulle espressioni e sui modi di dire della lingua informale sono per lo più rivolti a studenti di livello intermedio avanzato, quindi per studenti che hanno già una buona conoscenza della struttura dell'italiano e che quindi adesso cercano di riempire degli spazi dal punto di vista del vocabolario. Detto ciò, vediamo subito quali sono queste 8 espressioni. Fare le ore piccole, staccare la spina o staccare il cervello, fare notte, non reggersi in piedi, togliere il disturbo, essere la fine del mondo, che poi si declina in 2 frasi, è la fine del mondo, non è la fine del mondo, e infine togliere le parole di bocca. Cominciamo subito dalla prima frase, che è fare le ore piccole. Questa espressione significa andare a dormire molto tardi. Infatti, le ore piccole sono l'1, le 2, le 3 di notte. Quindi fare le ore piccole significa andare a dormire molto tardi, proprio di notte, quindi all'1, alle 2, alle 3. Vediamo un esempio di frase. Per la prima frase vi porto come esempio un titolo di giornale. Come vedrete nel video, per alcune espressioni, anzi per la maggior parte delle espressioni di oggi, ho trovato dei titoli di giornale. Leggiamo questo titolo. Spalletti vieta la PlayStation 5 alla nazionale. I calciatori fanno le ore piccole su Call of Duty. Luciano Spalletti vuole mettere un freno alle distrazioni nei ritiri alla nazionale. I calciatori devono lavorare duramente, non fare le ore piccole a giocare con la PlayStation 5. Quindi, che cosa vuol dire? I calciatori fanno le ore piccole? Vuol dire che vanno a dormire molto tardi perché perdono tempo a giocare alla PlayStation. Quindi fare le ore piccole significa andare a dormire veramente, veramente tardi. L'espressione successiva è staccare la spina o staccare il cervello. Questa frase significa fare una pausa dal lavoro. Per capire bene l'immagine che c'è dietro questa frase, pensate a una spina che viene staccata da una presa elettrica. Quindi una volta che noi stacchiamo la spina di un elettrodomestico, per esempio, da una presa elettrica, quell'elettrodomestico non funziona più, giusto? Si spegne. Quindi usiamo questa immagine per dire che abbiamo bisogno di una pausa dal lavoro o più semplicemente dall'attività di pensare, di riflettere e quindi stacchiamo la spina del nostro cervello. Vediamo un esempio di frase. Matteo Saudino dice: troppi compiti delle vacanze? D'estate i ragazzi hanno il diritto di staccare la spina. Quindi, d'estate i ragazzi hanno il diritto di prendersi una pausa dallo studio, in questo caso. La terza espressione di oggi è fare notte. Questa frase significa impiegare molto tempo per fare qualcosa. Vediamo un esempio. Guarda che fila che c'è all'ufficio postale. Facciamo notte. In questo caso, quando io dico facciamo notte, significa che staremo in fila per tantissimo tempo, perché evidentemente la fila all'ufficio postale è molto molto lunga. È un'espressione che esagera un po', no? Facciamo notte, cioè staremo qui fino a che non si farà notte, cioè staremo qui per molto molto tempo. La frase successiva è essere la fine del mondo, che noi usiamo in 2 modi impersonali alla terza persona singolare. Quindi possiamo dire è la fine del mondo, creando una frase affermativa. Possiamo anche dire
non è la fine del mondo, creando una frase negativa. Queste due frasi hanno due significati molto diversi. Vediamo la prima opzione. Leggiamo il titolo. Questa stagione è la fine del mondo. L'energia multiforme del Teatro Bellini di Napoli. Quindi che cosa sta dicendo? Sta dicendo che la stagione teatrale di quest'anno al Teatro Bellini di Napoli è la fine del mondo. Cioè è bellissima, ci sono tantissimi spettacoli che vale veramente la pena di andare a vedere. Quindi in questo caso l'espressione è la fine del mondo significa che è una cosa bellissima. Vediamo ora la seconda opzione. Invece, se usiamo questa espressione con la negazione, e quindi se diciamo non è la fine del mondo, l'espressione cambia significato. Come esempio leggiamo questo titolo di giornale. Madrid, Nadal. Se non vado a Parigi, non è la fine del mondo. Quindi questa espressione indica che Nadal non è disfattista, cioè se non va a Parigi non succede nulla, non è la fine del mondo, non è così grave. Vediamo l'espressione successiva, che è non reggersi in piedi. Questa frase viene utilizzata nella sua forma negativa e significa essere estremamente stanchi. Vediamo un esempio di frase. Sono stata in giro tutto il giorno per lavoro, finalmente sono a casa. Non mi reggo in piedi. In questo caso, reggersi in piedi significa essere molto molto stanchi. Quindi io sono contenta di essere finalmente a casa perché sono stanchissima, talmente stanca che le mie gambe non reggono più. Questo è il significato. Poi le ultime due espressioni di oggi contengono il verbo togliere. La prima è togliere il disturbo. Questa frase significa andarsene, andare via da un luogo. Vediamo un esempio di frase. Crisi aperta a Frosinone. Il presidente Stirpe. Valuterò se togliere il disturbo. Questa persona ci sta dicendo che valuterà se andare via, cioè se lasciare il posto di presidente della squadra di calcio. Quindi valuterò se togliere il disturbo, valuterò se andare via. E infine, l'ultima espressione del video di oggi è togliere le parole di bocca. Questa espressione significa essere d'accordo con qualcuno. Vediamo un esempio per capire meglio questa frase. Senti, te lo devo dire, il nuovo collega mi sta antipatico. Mi hai tolto le parole di bocca. Che cosa vuol dire? Vuol dire che hai detto quello che volevo dirti io, quindi sono d'accordo con te. Pensiamo la stessa cosa. Mi hai tolto le parole di bocca. Questo è tutto per il video di oggi. Spero di avervi parlato di frasi e di espressioni nuove che non conoscevate già e quindi spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo anche oggi. Ovviamente se avete dubbi o domande lasciateli nei commenti qui sotto. Vi ricordo anche che questo video fa parte di una serie più ampia su frasi ed espressioni e modi di dire in italiano, quindi io vi invito a dare un'occhiata anche alla playlist completa. Non mi resta che ringraziarvi per aver guardato questo video e augurarvi un buon proseguimento. A presto! Ciao!